Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di agosto 2025. Ok, abbiamo la carta del Papa, amici della bilancia. Può essere un periodo di ufficializzazioni, un periodo, mi verrebbe da dire anche di terapia per qualcuno. Può essere una terapia di coppia o una terapia singola, semplicemente per conoscervi meglio. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutti i servizi che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono. E sotto nella descrizione ragazzi trovate il link al seminario di tarocchi e karma che si terrà a settembre, dove spiegherò come fare le letture karmiche con i tarocchi. E poi sempre nella descrizione del video trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere le energie del mese. Partiamo con un 10 di bastoni, la carta della giustizia, abbiamo il mago, un 6 di coppe, ruota della fortuna, appeso, 5 di bastoni, 4 di bastoni e forza. Sono belle carte, ragazzi. Ok, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un attimo l'energia generale e dopodiché andrò a fare i vari esempi per i single, per chi è in relazione e via dicendo. E anche per chi è in relazioni non ben definite. Allora ragazzi, partiamo da questo 10 di bastoni che mi suggerisce come il lasciarsi indietro qualche potrebbe essere relazione piuttosto che qualche discussione o aspettativa o responsabilità all'interno di una relazione. Adesso andiamo a vedere di spiegare questo 10 di bastoni. 6 di pentacoli e 2 di coppe. Sembra quasi esserci qualche tipo di accordo non lo so, mi verrebbe quasi da dire che è una separazione, ragazzi. Non dico che è una separazione nel senso di esco con qualcuno e boh, non ci si vede più. Potrebbe essere una separazione da un punto di vista dei compiti all'interno della coppia, per esempio. Potrebbe essere una separazione dalle responsabilità, cioè questa cosa qui compete te, falla tu e io faccio altro. Tipo, fissiamo un giusto equilibrio di coppia. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo un fante di pentacoli e un 4 di pentacoli. Di solito la giustizia è una di quelle carte che rimette in equilibrio e il 6 di pentacoli è l'arcano, uno degli arcani minori della giustizia. Qui ho come la sensazione che ci sia la necessità di rimettere un equilibrio, potrebbe essere di coppia e se non siete in coppia è come se riguardasse il vostro modo di vivere le relazioni.
Andiamo a vedere il mago. Cavaliere di spade e 9 di bastoni. Il mago mi parla di nuovi inizi. Potrebbero essere nuovi inizi ben veloci, travolgenti, mi verrebbe da dire, però è anche vero che con questo 9 di bastoni c'è come una certa paura a lasciarsi andare, a fare le cose di fretta. Potrebbe esserci una paura a dover di nuovo assumersi responsabilità che non sono vostre. C'è come un confine ben delimitato che secondo me, ragazzi, potrebbe essere stato trovato grazie a questo gruppo di carte. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Due di pentacoli e 9 di pentacoli. Datemi una carta per il 9. Quattro di coppe. Allora, la sensazione che ho con questo 6 di coppe è che la situazione non sia nuova. Potrebbe esserci qualche tipo di dinamica che si ripete e secondo me, vi dirò, perché abbiamo diverse carte qui, potrebbe essere una situazione karmica, diciamo, pattuita in un'altra vita che vi ha fatto arrivare lì dove siete adesso. Sia che siate single, sia che siate con qualcuno, che abbiate in testa qualcuno. Diciamo che per molte persone potrebbero già conoscere questo personaggio, potrebbero già aver conosciuto questa persona, potrebbe essere una persona del passato anche. Normalmente non credo che sia un ex o una ex, perché con i 6 di coppe il rapporto che c'è stato normalmente è platonico, quindi può essere che sia una persona che avete conosciuto da tanto tempo, può essere che ci sia come una sorta di ingenuità, se vogliamo, di freschezza tra voi e questa persona. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Carro e regina di pentacoli. Allora, ho l'idea che potrebbe essere come un revival. Non so quanti effettivamente abbiano già frequentato in modo intimo questa persona, però ho anche la sensazione che ci siano certe problematiche, certe dinamiche che anche con questo 2 di pentacoli continuano a ripetersi. E effettivamente anche la ruota della fortuna è girata al contrario, come se ci fosse sempre la stessa solfa praticamente, no? E per qualcuno ci potrebbe anche essere un tema di distanza da dover affrontare. Andiamo a vedere l'appeso. Regina di bastoni, appeso e temperanza. Credo che sarete molto prudenti durante il mese di agosto, soprattutto se siete single. Io ho come la sensazione che metterete dei muri e delle regole ben definite con le persone nuove o con questa persona che potreste aver conosciuto in passato e potrebbe ripresentarsi. E la stessa cosa vale se siete in coppia, in una relazione. Credo che farete in modo di cambiare certe dinamiche ripetitive. Andiamo a vedere il 5 di bastoni.
7 di bastoni, di nuovo una carta di autodifesa. 7 di spade, datemi un'altra carta per il 7 di spade. Imperatore. Qui la sensazione, ragazzi, è che qualcuno faccia buon viso a cattivo gioco, eh? Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Ruota della fortuna, 7 di pentacoli. Ma che bello. Andiamo a vedere anche la carta della forza. Re di spade e amanti. Molto bene. Devo dire che fine mese potrebbero esserci delle grandi sorprese, delle grandi unioni. Sì, credo che entro la fine del mese, ragazzi, qualcuno, soprattutto se siete single, potrebbe non esserlo più. Allora, andiamo a vedere settore per settore, perché si finisce veramente con delle bellissime carte. Allora, partiamo dai single. Secondo me ci sono delle buone probabilità che inizi una relazione con qualcuno. Per qualcuno di voi potrebbe essere una persona del passato che avete già conosciuto, potrebbe essere a distanza, potrebbe essere una persona di una certa autorità, vi dirò, e ho la sensazione che nel momento in cui inizierete a sbloccarvi un po', perché avete il 7 di bastoni qua, il 9 di bastoni qui, quindi è un po' come se foste sulla difensiva, mettiamola così, però nel momento in cui iniziate a sciogliervi un pochettino, secondo me le cose si sbloccano, è come se si avesse un'evoluzione di questa relazione. Vi dico, parte del vostro fascino è la dialettica, come parlate, come vi esprimete, come gesticolate. E sarete un po' degli incantatori nel mese di agosto e vi devo dire che secondo me entro la fine del mese, cioè avete ruota della fortuna, amanti, 4 di bastoni e forza, cioè io sento che la relazione potrebbe diventare addirittura ufficiale con questo papa. C'è come un cambio a 360 gradi della vostra vita, mi verrebbe da dire. E avendo il 4 di bastoni e la carta degli amanti, ho come l'idea che questa relazione possa essere stabile, possa dare effetti, sia una relazione in equilibrio. Probabilmente avete bisogno di fare questo passaggio, di togliervi certe responsabilità, certe idee. Per qualcuno è il lasciare indietro proprio un qualche tipo di aspettativa o magari di personaggio, dopodiché si apre come questo nuovo panorama. E all'inizio frequenterete questa persona, ognuno a fatti suoi, cioè non è una di quelle relazioni che iniziano subito con ok, stiamo bene insieme, io voglio una cosa seria. No, inizierete secondo me con qualche caffè, qualche chiacchierata e poi vedendo come vi trovate bene è un po' come se le cose nascessero da sole. Mm? Vi dico anche che con questa persona ci potrebbe essere una passione più che travolgente. Questo ve lo dico, come un qualche cosa che non vi aspettate. Per le persone che sono in una relazione, allora, io sento che qui ragazzi dovete cambiare un po' il modus operandi. Cioè invece di dettare le regole della relazione, perché questo non fa altro che creare discussioni, si deve far così, bisogna far così, mi hanno insegnato a far così, invece di stare lì a perdere tempo a riprendere l'altro, semplicemente agite. Fate quello che dovete fare. Allora, se vi faccio un esempio come un altro, se per caso sia voi che l'altra persona siete abituati magari al fare tutto insieme quando siete in coppia, è come se ci fosse da rompere questo schema e quindi invece di dire però
al giorno d'oggi le coppie moderne, ipotesi, escono anche separate, separatamente. Non state lì a dirlo e a cercare l'approvazione dell'altro, semplicemente fatelo. Cioè, una sera dite, io domani sera esco con le mie amiche, esco con i miei amici, ok? Non si tratta di convincere l'altro, perché ho come la sensazione che potrebbero semplicemente nascere delle discussioni, ma fategli provare sulla pelle, fatele provare sulla pelle che non succede niente di male. Ovviamente non state via tutta la notte, ok? Perché così, insomma, potrebbe creare qualche dissapore e magari mandate un messaggino ogni tanto alla persona che sta a casa. Però è come un rodaggio al ok, di me ti puoi fidare, ok, possiamo impostare la relazione in un altro modo. Si va, diciamo, per tentativi, mi verrebbe da dire. C'è solo una cosa che vi devo dire. Ehm, il Cavaliere di Spade è una di quelle carte che va dritto per quello che vuole, non guarda in faccia a nessuno. Io ho la sensazione che il motivo di distrazione dalla coppia sia il lavoro. Cioè ho come la sensazione che ci siano dei pensieri intorno al lavoro che potrebbero distogliere il focus dalla coppia. Quindi invece che star lì a parlare, cercare di convincere il o la partner, come vi dicevo prima, semplicemente agite. Per le persone che sono in una relazione che non si capisce bene che relazione è, se vi potete definire amanti piuttosto che fidanzati, piuttosto che amici con interesse, insomma. Devo dire che nel mese di agosto avrete delle belle sorprese, ragazzi. Io credo che qui con queste carte qualcuno romperà gli schemi. Tenete presente che la carta della giustizia taglia quello che c'è in più su uno dei piatti della bilancia proprio per riportare l'equilibrio. Anche la temperanza è una carta di equilibrio, il 6 di pentacoli anche, e la carta degli amanti pure. Quindi io ho la sensazione che ritroverete un nuovo equilibrio di coppia. C'è come un'unione, mi viene da dire un'ufficializzazione, quindi se per caso fino a questo momento non avete ben capito se siete una coppia o no, è come se ad agosto sì fosse chiaro, ok? C'è un cambio, se vogliamo, di scena. Si trova l'equilibrio, si trova l'armonia, si trova tutto quello che si vuole, ragazzi. Se voi avevate un certo tipo di obiettivo, secondo me ad agosto riuscirete a raggiungerlo. C'è come una nuova unione. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo per vedere che cosa hanno in più da dirvi. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensare positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore. Quindi anche nel caso vi troviate in una situazione poco felice con il partner o la partner, il consiglio qui è di rimanere sintonizzati in una vibrazione positiva, perché è proprio quello che attira l'amore. Cioè, se voi volete attirare amore, dovete sintonizzarvi sull'energia dell'amore. Se siete sintonizzati sull'energia della lamentela, troverete solo situazioni per cui lamentarvi ancora e ancora e ancora. Mm? Bene, andiamo a vedere un secondo oracolo. Carta numero 49, l'osservatore, e poi abbiamo carta numero 46, rigenerazione. Allora, l'osservatore vi serve per capire quali sono le dinamiche di comportamento che continuano a ripetersi e come potreste effettivamente cambiarle. E la rigenerazione, io questa carta la sento molto collegata all'arcano della morte, perché è proprio un albero che cresce nonostante stia ancora scorrendo la lava.
quindi è una rinascita proprio e secondo me è un po' il leitmotiv di questo mese, cioè il fatto di tagliare con certe aspettative, con certe responsabilità, con certi obiettivi anche per qualcuno, con certi atteggiamenti, farà sì che voi o comunque la relazione potrà essere rigenerata, potrà vivere una fase di rigenerazione. E lo vedo anche un po' qui, sinceramente. Andiamo a vedere le fatine. Qui abbiamo la fatina della luce e vi dice ok, che la fatina della luce arriva per illuminare la vostra situazione corrente e per ricordarvi che la luce può penetrare l'oscurità. Quindi nel momento in cui siete voi a brillare, potete illuminare l'oscurità intorno a voi, tipo questo 5 di bastoni che mi parla di discussioni. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro con le credenze limitanti, ma lo stesso lavoro lo faccio anche nella sezione degli abbonati. Quindi tratto le credenze limitanti divise per settore e in più tratto anche temi di metafisica e di metamedicina che sono comunque tutti correlati tra di loro. Se volete saperne di più potete andare a vedere i titoli dei video entrando nelle playlist con le copertine lilla. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, dovete accedere o da un computer o da un altro cellulare. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!